Oggi ti faccio vedere un'alternativa ai classici semenzai o in plastica o in polistirolo, un'alternativa che consiste in dei blocchetti di terriccio pressati, ora dopo ti faccio vedere, che vengono utilizzati per semplificare le operazioni di semina, teoricamente, poi ti spiego perché, e per renderle più sostenibili, riducendo l'uso di plastica. Sto parlando dei soil blocks. Io li uso personalmente da un paio di anni e nonostante in Italia siano semi sconosciuti non è niente di nuovo, anzi sono stati inventati circa alla fine degli anni 70 e all'estero, soprattutto in alcuni paesi tipo gli Stati Uniti, sono molto usati. Facciamone qualcheduno insieme, visto che devo seminare qualcosina proprio poco. Allora, qui c'è del terriccio bagnatissimo, perché deve essere molto bagnato, più bagnato di quello che tu pensi. Andiamo dentro con la nostra blocchettatrice. Rimuoviamo l'eccesso, vedete qui è tutto proprio bello pressato dentro. Andiamo nella nostra teglia e ecco i nostri blocchetti più o meno fatti. Te ne faccio vedere un altro un pochino più da vicino. Vedi com'è proprio pressata? Questa è leggermente troppo asciutta anche, guarda, un pochino più bagnata va bene. Poi semplicemente andiamo qui nella nostra teglietta accanto a quegli altri e li rilasciamo. Vedi che c'è il buchetto per mettere dentro i semi. Questi sono pronti per essere seminati, diciamo. Una volta fatti poi i nostri blocchetti, abbiamo i nostri buchini, mettiamo i semi e abbiamo tre opzioni a questo punto. Uno, ricoprirli con un leggerissimo strato di terriccio. Due, ricoprire con della vermiculite, che penso sia il sistema migliore. Adesso non ce l'ho, ma probabilmente è il sistema migliore. Oppure tre, se i semi sono proprio piccolissimi, non importa nemmeno ricoprirla, cioè tanto quando poi andiamo a dare l'acqua un po' si chiude in maniera naturale il buco, quindi potrebbe anche andare bene così senza fare niente. Passiamo ai pro e ai contro. Primo pro sicuramente è la riduzione dell'utilizzo di plastica, perché una volta che abbiamo le nostre tegliette nella nostra bacinella poi finisce lì. L'uso della plastica è ridotto a queste due cose che però le possiamo usare per tanti anni. Secondo pro, la velocità al momento del trapianto. Te quando sei in campo con la teglietta basta che prendi il blocchetto, non devi tirarlo fuori come per esempio da qui che devi stare anche attento, se si rompe fai dei danni alla piantina, qui basta staccarlo e lo puoi trapiantare subito. Poi questo è teoricamente, perché io non ho riscontrato questa cosa, però pare che ci sia meno stress per la piantina al momento del trapianto. Si sa, il momento del trapianto è uno shock per le piantine e a quanto pare con questo sistema questo shock è ridotto. Io però personalmente non ho notato questa cosa, probabilmente non sono stato abbastanza attento io, non lo so. Comunque non ho notato grandi differenze. Un altro pro potrebbe essere che alcune volte per alcune circostanze o del tempo meteorologico o nostro non riusciamo a trapiantare la piantina quando è il momento giusto, quando vorremmo, e quindi ci rimangono in semenzaio per ancora qualche giorno o addirittura settimane. Se le lasciamo in contenitori come questi, quelli classici o anche quelli in polistirolo, c'è il rischio che le radici che comunque vogliono continuare a crescere poi vadano a torcigliarsi dentro al panetto di terra e non fa bene alla piantina. Invece con questo sistema praticamente quando le radici arrivano al bordo del blocchetto si tagliano da sole, viene fatta diciamo una specie di potatura naturale, a contatto con l'aria si ferma. Però a questo proposito io ho notato una cosa che potrebbe diventare un contro, che sì, da questo lato per esempio se c'è spazio le radici si fermano, bene, ma dove sono a contatto con gli altri blocchetti potrebbero entrare dentro gli altri blocchetti e quindi poi quando le devi trapiantare le devi staccare, devi un po' strappare tutte le radici, quindi è un po' un pro che diventa anche un contro se non si sta attenti. Magari anche questa teglia che non è perfetta, non lo so.
Passiamo ai contro, sicuramente i costi iniziali che sono più alti rispetto a avere le semenzai così in polistirolo o a riciclare addirittura questi dalle piantine comprate in vivaio, perché all'inizio c'è da comprare la blocchettatrice che ora questa è una di una misura, però ci sono di più misure, questa è una misura media diciamo, ci sono più piccole, più grandi, poi questa è da 5 blocchetti, ci sono quelle da 10, da 20, con il manico più lungo, quindi insomma c'è da comprare quella, poi ci vuole una bacinella anche più grande di questa se ne dovete fare tante, le teglie, ce ne vogliono tante di queste qua giù di plastica resistente, quindi ecco i costi iniziali non sono da sottovalutare. Un altro contro potrebbe essere il tempo che ci vuole per fare questi blocchetti, perché fra prendere il terriccio e anche di quello devi prendere la quantità giusta, perché poi lo mescolerai con l'acqua, quando lo vai a mescolare poi è tutto bagnato, sì, lo puoi rimettere nel tuo contenitore, però devi imparare un attimino a mettere la quantità giusta qui dentro. Quindi poi ci metti tanta acqua, lo mescoli, trovi la densità giusta, poi ti metti a fare i blocchetti, ci vuole un po' di tempo, anche se ci prendi la mano rispetto a invece mettere direttamente il terriccio in un contenitore come questi, ci vuole molto più tempo, ecco. Un altro contro è che questi blocchetti asciugano molto più velocemente delle piantine semenzai normali, perché lì sono protette dalla plastica e qui invece sono direttamente all'aria. Quindi attenzione a tenerle belle idratate, soprattutto ai lati, che è la parte che asciuga prima. Attenzione a questa cosa perché se no ti muoiono le piantine. Detto tutto questo, pro e contro, io lo consiglierei. Non lo so, nel senso, penso che sia un'ottima alternativa, soprattutto per l'impatto ambientale, ma forse è l'unico punto a favore. Per il resto non mi ha ancora convinto al 100%, devo essere sincero. Ripeto, niente di male, non sto dicendo che è un'ottima alternativa, ripeto, ma i pro non mi hanno convinto così più di tanto, non sono convinto al 100% che ne valga la pena. Soprattutto se hai un basso budget iniziale, ecco, in quel caso non te lo consiglio perché secondo me la spesa iniziale non ne vale la pena. Ok, siamo arrivati alla fine del video, però aspetta perché ti faccio vedere gli errori che ho fatto per registrare l'inizio di questo video, che c'era il gatto, Maru, che mi ha disturbato, quindi guardateli perché secondo me è interessante. E poi niente, se hai dei suggerimenti o altri pro o altri contro, o qualcosa che ho detto che non ti torna o delle domande, scrivimelo nei commenti, mi raccomando, e grazie per aver visto il video. Ciao! Oggi ti faccio vedere un'alternativa ai classici... Maru! Vedere dei mattoncini di terra pressata, chiamiamoli così, che sono utilizzati... Maru! Madonna, mi fa impazzire, guarda! Forza, andiamo!